Il 90% dei trader perde soldi al mercato e no, non è colpa del mercato ma solo e esclusivamente colpa tua. Oggi andrei a scoprire esattamente il perché perdi questi soldi e come puoi evitarlo, o meglio, limitare queste perdite. Quindi resta sveglio e guarda il video fino alla fine e otterrai gli strumenti giusti per non essere da quei perdenti. La maggior parte dei trader principianti commettono innumerevoli errori senza neanche rendersene conto. Questi errori impediscono al trader di diventare di successo. Analizziamo insieme le cause principali di questi sbagli che io commetto e ogni tanto commetto ancora adesso. Ricorda, non è il mercato a farti perdere, ma sei solo ed esclusivamente tu. Alla fine di questo video scoprirai i segreti per darti l'accesso a una nuova mentalità, la mentalità da trader. Uno degli sbagli più comuni nel trading è lasciarsi guidare dalle proprie emozioni e non dalla logica. Se prendi decisioni d'impulso, il mercato troverà sempre il modo di punirti. Diciamo che in questo errore ci sono due sottoerrori. L'effetto che ho chiamato io sono un esperto, che consiste nel, dopo aver chiuso due, tre, ma anche uno alcune volte, dipende dalla persona, trade in profitto, ti senti il migliore, che non sbaglierai più, invece non è così. Il mercato ama farti sentire il migliore per poi colpirti con un meno 50, una serie di stop loss fin quando non capirai che non è il mercato a seguire la tua opinione, ma sei tu a seguire quello che fa il mercato. Il secondo errore è l'overtrading. Troppi trade fatte dalle emozioni. Entrare continuamente a mercato non ti farà guadagnare più soldi, anzi, il contrario te li farà perdere tutti, perché il mercato è è un gioco psicologico, non è fare quell'analisi fatta bene, prendere il trade. È tutto psicologico. Se fai operazioni a raffica senza una strategia, stai solo ed esclusivamente giocando d'azzardo. Motivo per cui le persone lo chiamano gioco d'azzardo, proprio perché non sanno questo. La soluzione per risolvere questo errore è l'autocontrollo. Un trader vincente ha sempre un piano e segue quello ogni singolo giorno, con disciplina. E il mercato premia proprio questo, la pazienza, la disciplina e chi non clicca pulsanti a caso. Un altro errore a cui la maggior parte dei trader principianti fanno è non avere un piano di trading. Se il tuo piano di trading è oggi mi sento fortunato, entro long, sono sicurissimo, ci metto la mano sul fuoco che hai più possibilità di vincere un gratta e vinci che vincere un trade così. Nel senso, un trade lo vinci, ma 5, 10 trade mai. Diciamo, la maggior parte dei trader navigano nel mercato così, a caso. Entrano senza avere un'idea di quello che sta facendo il mercato e su cosa fare. Hanno mille concetti in testa, porte e resistenze, però reagire in questa demand, però c'è un fair value gap lì, però c'è liquidità lì. Ma è un casino nella loro testa. Questo lo ero anche io 2 mesi fa, 3 mesi fa, non ricordo. Comunque, ci sono passato anche io. E comprano e vendono in base all'istinto, dovute dalle emozioni, perché appena vedono che il mercato prende un po' di direzionalità, boom, spammano il bottone buy a manetta. Quindi il risultato poi è sempre lo stesso: confusione e perdite su perdite. Magari un trade lo vinci, come dico sempre, ma la serie di trade sarà sempre giù. Poi un altro sottoerrore che fanno è cambiare idea ogni 2 minuti. Un giorno segue una strategia e un giorno hanno un'altra, perché vedono una strategia su YouTube e dove dicono il 100% di win rate con questa strategia. La cambiano, la provano perché dicono: ehi, questa sembra buona.
Non è così. Diciamo, la strategia non ti porta ad essere profittevole, lo dico sempre, ma sei tu ad impararla, a saperla usare, e questo porta a essere profittevole con la strategia. E questo ci sono passato e ci sto passando ancora adesso, sincero, ogni tanto cambio concetti, modifico, faccio cose. Quindi la soluzione è i trader vincenti non improvvisano, scrivi il tuo piano di trading e seguilo per sempre con disciplina, per sempre. Non serve diventare robotici, ma avere una guida chiara fa tutta la differenza fra un trader di successo e un perdente. Il terzo errore che i trader principianti fanno è rischiare troppo per ogni trade. Se metti metà del tuo capitale in un solo trade, stai tranquillo che dopo già due trade perderai tutto. Molti trader prendono il trading come un tavolo da poker, puntano tutto su una singola operazione dicendo come va, o molte volte neanche pensano questo, pensano che sia proprio così. Diciamo quando ero io all'inizio neanche sapevo cos'era il rischio, prendevo un lotto a caso, ovviamente, anzi l'ho fatto anche in conti real questa cosa, da 100 euro lasciamo stare, e prendevo un lotto a caso e entravo. Qualsiasi era il rischio, non sapevo neanche cos'era, ecco. Il problema è che basta un singolo movimento a ribasso o un- anche uno stop loss, boom, e salta il conto. Diciamo che rischiare troppo significa non dobbiamo fare alcun errore, cosa impossibile nel mercato. Ovvero, anche se non c'è errore, l'operazione non è detto che vada a TP. Il mercato è casuale, il mercato può fare tutto. Se hai seguito perfettamente il tuo setup di entry, diciamo ti ha detto, ehi, ho fatto un setup perfetto per la tua strategia, hai molta probabilità di vincere questo trade, ma non è detto che tu lo vinca. Una volta imparato questo, diciamo, la tua emotività a mercato, diciamo, si abbasserà di molto. Se punti tutto in una sola operazione, prima o poi il mercato, come ho detto all'inizio, ti unirà malissimo. Rimarrai male e pensi che tutto questo non fa per te, il trading è una truffa, il trading qua, il trading di là. Sei tu, tu, responsabile dei tuoi errori e non è il mercato che ti ha dato torto. Sei tu che hai sbagliato, non il trading che non fa per te, ricorda. I trader di successo proteggono il loro capitale come fosse un lingotto d'oro, un materiale indispensabile per la loro vita. La cosa migliore che puoi fare è rischiare dallo 0,5-2-3%. Personalmente io trado dall'1% al 2% del mio conto, niente più. Se passi più tempo a trovare la strategia perfetta e non a backtestare e a capire i movimenti del mercato, stai tranquillo che non riuscirai a fare niente nel trading. Detto così, ma è la verità. Non esiste una strategia o un trucco di magia che ti faccia diventare un trader di successo, ecco, come la palestra. Costanza, disciplina, controllo di se stessi, tutto duro lavoro. Io ho fatto una sorta di level up quando ho smesso di cercare concetti, vedere. È così, all'inizio dovete fare di sicuro, dovete capire i concetti di trading, scegliere i migliori che a voi piacciono e seguire quelli per sempre. Poi, una volta fatto questo, chiudete YouTube, disinstallatelo, non vedete più video di trading, di niente. Dovete solo backtestare, capire i movimenti di mercato, sta nel backtestare, ecco, tutto consiste nel backtestare, stare a mercato ogni singolo giorno.
Consiglio di far questo: inventarti tu una strategia dopo aver guardato i movimenti del mercato, aver capito il mercato, in modo tale che prendoti la strategia, no? Tu ti stai basando sui movimenti che hai capito del mercato. Se quella strategia non funziona, non fa niente che perdi, ma capisci che ci sono altri movimenti del mercato che non hai capito e quindi devi ancora backtestare, backtestare e backtestare. Il quinto errore che la maggior parte dei principianti fa è continuare a sbagliare senza studiare e capire dove hai sbagliato. Se fai questa cosa stai solo ed esclusivamente perdendo tempo con il trading e regalando soldi al mercato. Ti trovi a fare sempre gli stessi errori e a pensare stavolta andrà meglio. Sappi che il mercato, come ho detto prima, non perdona mai. La cosa migliore che ti posso consigliare è avere un journal, un diario di trading dove annoti tutti i tuoi errori, tutto quello che pensi durante la sessione di mercato, tutte le tue performance nel backtest, in live, nel tuo conto demo, il tuo conto real, quello che stai facendo, ma scrivi, annota tutto quello che fai. È importantissima questa cosa. Imparare dai tuoi errori è molto molto più migliore rispetto a un video in cui spiega il perché non fare quella cosa. L'esperienza che fai tu e l'errore in cui cadi è la cosa migliore che ti può succedere. Basta che poi da esso tu impari dove hai sbagliato e non devi rifarlo mai più. Questi sono stati i 5 errori che i trader principianti fanno e non voglio divulgarmi troppo in chiacchiere, ricapitoliamo un attimo. Il primo è farsi guidare dalle proprie emozioni e non dalla logica. Il secondo è entrare a mercato senza un piano. Il terzo è rischiare troppo per ogni singolo trade. Il quarto, cercare strategie magiche o trucchi di magia che ti facciano avere successo nel trading. Il 5 è non analizzare i propri errori e ripeterli all'infinito. Ecco quali sono le distinzioni di un trader principiante e un trader professionista. Poi ci sono altri errori, ma altra valanga di errori che i trader fanno e anche i trader professionisti fanno. Siamo tutti umani, anche i trader professionisti non sono robot, sono anche loro umani che possono commettere errori. E il trading è un gioco mentale, se controlli la tua mente, controlli il mercato. Questa è la frase del video e non c'è cosa migliore da dire, ecco, molti pensano che il trading è fare quell'analisi e poi entrare, non è proprio così. Dopo molto tempo, una volta che capisci che il trading è un gioco mentale, limiterai molto delle tue perdite, perderai molto meno. Questo è stato almeno per me. Siamo giunti alla conclusione e scrivi nei commenti qual è stato l'errore più grande che hai commesso nel trading. Io personalmente penso che sia stato entrare in un conto da 100 euro, proprio ora me lo sto ricordando, e su XAU rischiando, se non sbaglio, 50, 60, non ricordo bene, 50-60 euro, con leva 1 a 500. È così che sono partito io. Ci siamo passati tutti alla fine, dai. Iscriviti per altri video sul trading e il mindset, seguimi su X, vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video.